Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi prepariamo un dolce davvero buonissimo, uno dei dolci più famosi nel mondo della tradizione italiana. Mangiarlo è davvero una coccola e ve lo presento in versione pastorizzata. Prima di cominciare vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto e a lasciare un like a questo video. Grazie di cuore! Iniziamo preparando lo sciroppo di acqua e zucchero. 100 g di acqua, 300 di zucchero e portiamo sul fuoco. Contemporaneamente mettiamo a montare 175 g di tuorlo con i semi di una bacca di vaniglia alla massima velocità utilizzando una frusta. Lasciamo montare. Nel frattempo teniamo sempre d'occhio il nostro sciroppo di acqua e zucchero. Dovrà arrivare a 121 gradi. Se non avete una sonda, vi scrivo in info box come capire quando siamo arrivati alla temperatura. Versiamo a filo in questo modo con velocità bassa della frusta, mi raccomando, e montiamo fino a completo raffreddamento. Ci vorrà almeno un quarto d'ora. A questo punto possiamo montare la panna e il mascarpone freddi di frigorifero e li andiamo ad inserire all'interno della nostra patabomb poco alla volta per stemperare la consistenza. Montiamo fino a che avremo ottenuto un composto bello denso e spumoso. Prepariamo la bagna al caffè con acqua, zucchero e caffè della moka. Avremo bisogno anche di 400 g di savoiardi. In un vassoio poniamo un po' di crema al mascarpone. I savoiardi inzuppati bene nel caffè, un altro strato di base tiramisù, cacao amaro, savoiardi e base tiramisù. Se vogliamo ottenere un effetto un po' più carino, possiamo utilizzare una sac à poche con una bocchetta liscia e fare questi piccoli spuntoncini in superficie. Una spolverizzata bella abbondante di cacao e voilà, il nostro tiramisù è pronto. Mi raccomando, quando lo preparate non consumatelo subito. Fatelo riposare almeno 5 o 6 ore in frigorifero. Meglio ancora se lo prepariamo il giorno prima per il giorno dopo, perché tutti i sapori diventeranno ancora più buoni, ancora più amplificati. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se è così, non dimenticate di supportare il mio canale lasciando un bel like, un commento, condividendo con gli amici e se non siete iscritti, iscrivetevi. Potete seguirmi anche su tutti gli altri social. Un bacione e alla prossima, ciao!